Buongiorno, oggi voglio raccontarvi la mia storia negli ultimi 15 giorni e farci sopra una riflessione che può essere utile per tutte le persone che lavorano in autonomia, che sono professionisti, che magari hanno anche un'azienda o che comunque sono dipendenti di loro stesse. Questa storia, seppur non riferita direttamente a persone che sono dipendenti, può comunque essere ripresa con altri paradigmi da queste persone ed essere lo stesso utile, quindi se volete vi invito a seguirla. Prima di iniziare, per chi non mi conosce, vi do questa informazione così potete anche capire perché faccio questa riflessione. Io ho una ditta individuale e quindi sono dipendente di me stesso. Ok, detto questo possiamo iniziare. Tutto inizia sabato 20 luglio, quindi esattamente 2 settimane fa. Io insieme ai miei amici durante quel fine settimana stavamo partecipando ad un torneo di calcetto che si chiama 52 ore. Quel sabato sera avevamo una partita di questo torneo. Insomma, giochiamo primo, secondo tempo. Seppur non agonistico, questo torneo è abbastanza sentito da tutte le persone che ci partecipano, quindi le partite sono abbastanza intense. Insomma, durante questa partita, sfortunatamente in un contrasto di gioco, vengo spinto contro una recinzione. La recinzione purtroppo era solida e di metallo, quindi cadendo ha preso un po' di botte sulla schiena, sulla gamba e anche sul mio braccio. Sfortunatamente si è aperta anche una ferita. Facendola breve, in quella ferita mi hanno messo 5 punti. Fortunatamente il mio medico di base stava guardando quella partita di quel torneo, quindi non mi è neanche toccato andare in ospedale, aspettare infinite ore. Siamo semplicemente andati sul suo ambulatorio, tra l'altro dall'altra parte della strada, mi ha medicato e mi ha messo questi punti e io, almeno per la ferita, ero tutto ok. Ovviamente mi faceva un po' male la schiena e il braccio a causa delle botte, però alla fine di tutto stavo bene. Il referto, se così si chiama, dice: si certifica che Riccardo Zanetti, residente a XYZ, in base alla visita da me effettuata, risulta effetto da ferita lacerocontuosa, gomito destro e contusione, abrasione del dorso e ginocchio destro. Tradotto in dialetto veneto, un fiadepacche e un taglietto. Un po' di botte e un taglietto. Prognosi 8 giorni. Per quel che ne so io, se sei dipendente e hai una prognosi, puoi andare in malattia e quindi per quegli 8 giorni puoi stare a casa e nonostante ciò puoi essere pagato ugualmente. Ma ovviamente se sei un professionista e sei dipendente di te stesso, questa cosa non la puoi fare e quindi se ti sei preso degli impegni dovrai continuare lo stesso a lavorare. Per carità, per questo tipo di infortunio almeno per me non era niente e ovviamente quegli 8 giorni, come avete visto nei video che ho fatto e come avete visto nei miei spostamenti, ho continuato a lavorare perché non era un problema. Ma penso io, e qui mi tocco, se questa cosa fosse stata più grave e io non avessi potuto lavorare proprio perché questa cosa era più grave, cosa mi sarebbe successo? Ovviamente non avrei potuto lavorare e quindi senza aver lavorato e prodotto, in una situazione normale non avrei guadagnato nulla. E questo è il caso che avviene di norma, perché molto spesso professionisti e imprenditori, nonostante la febbre, nonostante la malattia, nonostante tutto, continuano ad andare avanti. La partita IVA o l'SRL che sia è quasi una medicina alle malattie. Non esistono più, però questa cosa a lungo termine può fare e quasi sicuramente, anche se non ve lo auguro, farà del male. Quindi bisogna trovare una soluzione a priori, almeno secondo me, perché nel caso in cui non si possa lavorare, produrre e quindi guadagnare, le persone dipendenti di loro stesse sono ferme, sono a zero, non producono più nulla, non hanno più entrate. Quindi quello che dobbiamo e dovrebbero fare è cercare sempre di crearsi un'ancora di salvataggio, che può essere un'entrata passiva. Qui nel mio canale ne ho parlato svariate volte e se volete qui sotto in descrizione vi lascio anche alcuni video con dei consigli che potete vedere per riuscire a crearvi una qualche entrata passiva, o altrimenti quello che queste persone dovrebbero riuscire a fare è cercare di automatizzare la loro azienda o attività, perché almeno a mio parere, se si vuole diventare realmente imprenditori, non si dovrebbe essere dipendenti di noi stessi, ma bisognerebbe riuscire a delegare il lavoro e quindi continuare a creare attività o imprese, perché nel momento in cui magari ti licenzi, crei un'attività simile a quella che facevi e inizi a lavorare facendo il lavoro che facevi prima però in autonomia, ciò che hai fatto è semplicemente esserti spostato da dipendente di Tizio a dipendente di te stesso e non ti sei creato un'impresa, ti sei semplicemente creato un lavoro che magari può essere anche molto più difficile in quanto non hai queste assicurazioni quando stai male e hai molti più oneri. Almeno secondo il mio punto di vista, il lavoro che facciamo scambiando tempo per denaro deve essere collegato alle nostre passioni, cioè
deve essere un qualcosa che ci piace fare, mentre per riuscire a scollegarci da tutto il resto e dalla nostra attività, in modo tale anche da avere una garanzia o da avere le spalle coperte nel caso ci succeda qualcosa di questo tipo, dovremmo tutti avere delle fonti di entrate passive. E questa è la fine della mia riflessione, spero che vi sia stata utile. E comunque, se mi chiedete come sta il braccio, tutto ok, ho un po' una ferita qui, vabbè, ma i punti me li hanno già tolti e sto bene, stavo bene anche settimana scorsa, a parte un po' di pacche sulla schiena. Ditemi cosa ne pensate di questo video, poi se vi interessano questi argomenti iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace perché questo potrebbe aiutarmi veramente tanto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!